Buonasera, benvenuti da Michele Cassetta, il medico conduttore a questo nuovo appuntamento con Salutando, il programma di informazione sanitaria in onda su Nettuno TV e naturalmente, ormai lo sapete, in streaming su nettunotv.tv. Stasera è una puntata che mi è molto familiare. Sapete, io faccio sempre un po' il doppio ruolo di medico, conduttore, giornalista e il tema della medicina che affronteremo stasera ha molto a che fare con la mia quotidianità. Parleremo in particolar modo della chirurgia maxillofacciale, una branca abbastanza recente della medicina al confine tra la chirurgia e l'odontoiatria, e vedremo forse anche altre specialità, poiché in questo programma il nostro scopo non soltanto è parlare di prevenzione di patologie di organi, di apparati, ma anche di specialità mediche, soprattutto quelle giovani che magari ancora non sono particolarmente conosciute. Partirei direttamente dal conoscere la chirurgia maxillofacciale, soprattutto dal conoscere il caro amico, il collega, ospite oggi che ho invitato, il dottor Stefano Stea. Benvenuto Stefano. Buonasera Michele. Stefano Stea è un chirurgo maxillofacciale, quindi ce l'abbiamo qui, e quindi io partirei subito chiedendoti cos'è la chirurgia maxillofacciale. Bella domanda, guarda, spesso quando vedo i pazienti è la prima domanda che mi fanno, mi dicono: dottore, che cos'è la chirurgia maxillofacciale? Iniziamo a sfatare un mito: chirurgia maxillofacciale non è chirurgia estetica, quindi non parliamo di rifare palpebre, di rifare lifting, è una parte la chirurgia estetica. La chirurgia maxillofacciale nasce in Italia come specialità attorno al 1970. E ovviamente si faceva ben da prima. Si occupa prevalentemente 4 grandi filoni. Il primo, la traumatologia del volto, quindi se un paziente ha una frattura ad esempio di mandibola non va dall'ortopedico ma viene mandato dal chirurgo maxillofacciale. Seconda grossa branca è il reparto di oncologia, quindi i tumori sia benigni che ahimè maligni del testacollo, sempre di pertinenza al chirurgo maxillofacciale. Terza, è quella che un po' ci occuperemo stasera, le dismorfie dentoscheletriche, ovvero i prognatismi. Quarta, tutta la chirurgia del cavo orale che noi facciamo per venire incontro a ottimi colleghi odontoiatri come sei tu Michele, nel senso piccole biopsie, cisti o estrazioni denti del giudizio particolarmente endaginose. Cosa dire? Sei stato chiarissimo, era proprio questo che desideravo, chiarezza, sintesi, e credo che davvero nel 1970, non sapevo per esempio, l'ho appreso in questo momento, che è davvero così giovane, così recente. Quindi è importante che appunto si sappia cosa fa un chirurgo maxillofacciale. Hai aperto una frontiera che approfondiremo, quella della rilevanza delle collaborazioni tra chirurghi maxillofacciali e odontoiatri. Insomma, questo è un tema che a me naturalmente interessa molto. E ricordiamo che il dottor Stea è un chirurgo maxillofacciale che esercita l'attività professionale del gruppo GVM presso Villalba Hospital, per esempio qui a Bologna, e in tanti altri posti dove chiedono il suo sapiente intervento. Come hai detto tu giustamente, ci occuperemo oggi in particolar modo della chirurgia ortognatica, dei prognatismi. Il prognatismo è un termine probabilmente forse troppo tecnico, ma a questo punto corrisponde a ciò che noi vediamo spesso in giro. Qualunque per chi ci persona ascolta ha avuto un amico con un prognatismo. Ecco, per chi ci ascolta a casa, prognatismo significa, Esatto. viene definito come morso incrociato, morso inverso o se volete il mento in avanti. Badate bene che non è il mento che è in avanti, ma è tutta la mandibola che è in avanti, e quindi sicuramente anche voi conoscete qualche amico, come dice il dottor Cassetta, che ha questa tendenza al mento in avanti, che noi chiamiamo in gergo medico terza classe, e gli amici dentisti terza classe, però normalmente si dice prognatismo, progenismo, morso incrociato, morso inverso, eccetera. Nelle slide che tu ci hai portato sono Sì. numerose, vedremo anche molti casi clinici, questo davvero lo ritengo una cosa molto utile. Tra l'altro la televisione mette in azione il nostro canale visivo e quindi evidentemente è assurdo non parlare di queste cose senza far vedere. Allora, a questo punto però cosa succede nel nostro programma? Entra in gioco il nostro regista, il nostro grandissimo Daniele Romagna, che adesso porterà l'onere sulle sue spalle di portare avanti la trasmissione, cercando di assecondare le nostre richieste, che partono subito con la prima slide che tu ci hai portato, se non sbaglio una slide di presentazione personale, Eccola, sì. dove sventola una bandiera inglese. A questo punto Sì. volevo chiederti perché Perché la c'è bandiera questa inglese? cosa? Esatto. Per fedeltà alla regina. No, scherzo. Perché ho avuto l'onore di lavoro anche in Inghilterra, un paese che io tra l'altro adoro, dove c'è una peculiarità: per poter esercitare come chirurgo maxillofacciale in Inghilterra richiedono una doppia laurea, quella è medicina odontoiatria e medicina e chirurgia e l'altra odontoiatria. Questo perché, come hai detto tu,
la connessione tra odontoiatria e maxillofacciale è strettissima. E quindi niente, ho avuto la volontà di iniziare questa esperienza che sto portando avanti in Inghilterra e così riesco a confrontare i due sistemi diversi, il nostro sistema sanitario nazionale e il loro NHS. Poi se avremo tempo te ne parlerò. Sì, infatti direi che alla fine preparati questa risposta, mi interessava sapere, te l'anticipo, che differenza c'è soprattutto se come si legge Brexit ha davvero cambiato qualcosa nell'attività dei chirurghi, degli odontoiatri che da un po' di tempo avevano collaborazioni. Mi ricorderò, insomma. Quindi, Tengo a mente la cosa, allora, mi interessa. Partiamo con questo excursus che ci hai fatto, Sì. che ci hai portato, vedo le slide in anteprima, questo grande privilegio, Ecco. diciamo di una valutazione quasi storica, no, del prognatismo. Sì. Prognatismo, questa l'ho messa per spiegare perché, per rispondere alla domanda di molti pazienti, ma si può trasmettere ereditario, e la domanda in questo caso è sì. Tant'è vero che noi, chirurghi maxillo, portiamo sempre esempio la famiglia degli Asburgo, in cui quasi tutta la famiglia, buona parte della famiglia, ha questo mento prominente. Infatti viene detto mento asburgico, come vedete è abbastanza accentuato. Andiamo avanti con le slide. Andiamo avanti Quindi con le tu slide. parlavi di terza classe, Ecco, esattamente. terza classe, vedete questo mento importante, ripeto, non è il mento, è la mandibola che è in avanti. E quindi adesso in questo caso vediamo il dipinto dell'epoca. Ecco. Quindi qua parliamo di esseri umani. Questo recenti. essere umano, vedete, è quello che noi definiremo proprio a seconda delle regioni, prende vocaboli diversi, comunque questa è una terza classe dentoscheletrica, vuol dire che tutta la mandibola è in avanti, poi tu Michele ci puoi spiegare meglio che cosa significa terza classe, visto che si parla. Certo. È comunque fondamentalmente il rapporto tra i denti dell'arcata superiore e i denti dell'arcata inferiore. Quando la mandibola è decisamente in avanti si dice terza classe. Ecco, questa cosa ci tengo a dirla perché abbiamo enfatizzato la collaborazione, perlomeno in questo campo, tra il chirurgo maxillofacciale e l'odontoiatra. Molto spesso dall'odontoiatra arrivano pazienti con queste terze classi e danno per scontato che la soluzione sia nelle mani dell'odontoiatra, con degli apparecchietti Non ortodontici. sempre, bravo. Non sempre è così, e quindi evidentemente il chirurgo maxillofacciale, talvolta alcuni pazienti rimangono sorpresi del fatto che si parla di un intervento chirurgico. Certo. Questo fa parte proprio della cultura che forse ancora non è così formata. Ancora non è così formata, è importante il tuo ruolo, il ruolo degli odontoiatri, è quello di capire già dalla tenera età se il piccolo paziente potrà correggere una terza classe, quindi la mandibola che tende ad andare avanti solo con apparecchi, o se invece il difetto non è dentario ma è osso, scheletrico, quindi la mandibola che cresce di più, allora a quel punto sarà un paziente destinato, se vorrà, questo lo stabiliremo più tardi, se vorrà, a sottoporsi a chirurgia. Non dimentichiamoci che questi interventi sono utili, necessari, ma non obbligatori, lo dico sempre. Il paziente in primis deve essere assolutamente convinto di questi iter. Senti, ti faccio una domanda, Sì. apriamo una parentesi perché insomma Apriamo. in questo programma da sempre curiamo molto la parte psico, no, delle Certo. patologie, quindi anche in tendenza a questa Sì. visione olistica dell'essere umano. Quanto una terza classe accentuata, come nel paziente che ci hai fatto vedere prima, può incidere sulla sfera psicologica e quindi provocare disagi psicologici, e quindi quanto la tua chirurgia è una chirurgia utile per far stare meglio le persone? Moltissimo, guarda, ti ringrazio della domanda perché è proprio pertinente. Quando infatti il paziente viene al cospetto del chirurgo, la prima domanda che gli faccio io è che cosa vuoi correggere, perché noi chirurghi guardiamo sicuramente alla funzione masticatoria, cioè il fatto che se i denti combaciano male tra di loro hai un difetto di masticazione, un difetto di fonazione, deglutizione, eccetera. Direi che più del 50% dei pazienti guarda al lato estetico, quindi sicuramente il ragazzo o la ragazza giovane è più interessato a correggere il profilo del volto che la masticazione. Noi guardiamo entrambe le cose. È indubbio che correggendo la masticazione dai un profilo più piacevole. E a proposito di profilo, poiché io sono Sì. dotato di doti telepatiche, diciamo assolutamente, so che il pubblico da casa si starà chiedendo, ma visto che esiste una terza classe ce ne sarà anche una seconda, per esempio, e noi cosa Assolutamente. abbiamo? La slide pronta. La Quindi slide pronta della seconda classe, penso storica. Esattamente. Eccola qua, vedete sempre i ritratti d'epoca in cui queste sono quelle che adesso definiremo seconda classe, che semplicemente vuol dire la mandibola tendenzialmente più indietro. Più indietro. Esatto. Ecco, questo è il Esatto. caso di seconda classe, quindi vedete la mandibola è decisamente
un pochino più indietro, ha un profilo diciamo più sfuggente, meno importante. Sì, andiamo avanti con le esatti. Quindi queste sono tutte situazioni che naturalmente sono nella competenza del chirurgo maxillofacciale, per quello ci tenevamo a fare questo incontro. Ti ringrazio di essere venuto, perché secondo me la gente deve sapere che il dentista qui non può far tanto. Il dentista collabora col chirurgo, c'è una parte che deve fare lui importantissima, ma non può correggere. Avete visto prima la slide del morso aperto, cioè i denti che, ecco, se noi chiedessimo a questa paziente di fare la sarta e mordere o rompere il filo coi denti non ci riuscirebbe perché è cosiddetto morso aperto, cioè non chiude i denti anteriori. Anche questa non si può correggere con apparecchi. Certo. Assolutamente. E c'è nella storia anche del cinema, ci sono anche figure importanti, tra l'altro adesso che potremmo vederne una alla quale io sono profondamente legato. No? Forse in questo caso questa caratteristica ha fatto anche la fortuna. Questa, brava, è stata la fortuna perché quando, sai, c'è, come dici tu, il rapporto psicologico, è molto soggettiva la bellezza, lo sappiamo. Io dico sempre, guardate che essere asimmetrici puoi avere un'ottima vita sociale, piena di successi, non perché la mandibola storta non ci riesce. L'esempio classico che porto sempre è Totò, di cui, come dicevi tu Michele, ha fatto fortuna con questa faccia, lo possiamo definire a virgola se vuoi, che però è la sua caratteristica. Adesso diremmo che il principe De Curtis aveva una laterodeviazione mandibolare. E credo che ci sia alla prossima slide, ci sia una persona, ecco. Esatto. Vedi, cosa è bello? Ecco, la simmetria mandibolare, questa si vede chiaramente, vedete che ha un problema di masticazione e proprio c'è una mandibola che è decisamente cresciuta di più dal lato di destra e meno dal lato di sinistra o viceversa, insomma. Questa non è correggibile e lo potete immaginare bene con apparecchi. Ti faccio una domanda anche per capire esattamente, soprattutto per far capire alle persone che ci sentono da casa quali sono le possibili collaborazioni. Certamente abbiamo visto tu collabori con l'odontoiatra, un chirurgo maxillofacciale collabora con l'odontoiatra, collabora anche in alcuni casi con dei chirurghi plastici per esempio, oppure tutti questi rimaneggiamenti della mandibola come volumi sono anche questi nelle vostre mani? Sono nelle nostre mani, noi collaboriamo con i chirurghi plastici magari per le cosiddette procedure ancillari, cioè se il paziente contento del nuovo volto ad esempio vuole rifare un naso, per noi quello, almeno per quel che mi riguarda, io non mi occupo di rinosettoplastico, lo mando da un chirurgo plastico o un chirurgo otorino che si occupa di nasi. Se no del resto correggiamo anche noi i profili mandibolari. Sì. Perfetto, questa è un'indicazione che ci tenevo a dare perché spesso appunto ci sono piani che si pensa che si possono sovrapporre, invece sono diciamo delle competenze molto ben precise. Allora, c'è una slide adesso interessantissima sul quale vorrei che tu ti soffermassi, mi piace innanzitutto moltissimo, si vede che sei un essere televisivo, che hai avuto già diverse esperienze precedenti, andiamo molto agili e soprattutto veloci e sintetici, come deve essere la televisione secondo me. Il concetto di bello è che è assolutamente soggettivo e soprattutto qual è il canone al quale comunque noi ci riconduciamo quando pensiamo che un viso ha i caratteri della perfezione oppure no? Noi ci rifacciamo un canone occidentale, è chiaro che faresti un errore Michele a operare, a mio parere, vedi questa paziente se viene da noi non è per un problema estetico, vuol correggere un problema masticatorio, perché nella loro terra quello è un canone di bellezza, quindi non mi sognerei mai, se non su richiesta del paziente, di proporre a questa paziente un intervento per correggere il profilo. Di contro, sai, hai aperto un bel capitolo, il concetto di bello è talmente... Io ho molta paura quando entra il paziente dicendo io voglio diventare così. Come sai poi negli anni è cambiato il concetto di bello, per cui a seconda della latitudine, a seconda dell'età cambia, ci dovrebbero essere delle slide che fanno vedere che cos'è il bello, è troppo soggettivo. Ecco. Il bello che per gli occidentali potrebbe essere la modella in basso a sinistra, per altri è la modella è al centro ad esempio, quindi cambia decisamente. Qui l'estetica entra in maniera predominante, ricordiamoci che noi agiamo per la funzione, ne va da sé che l'estetica viene di pari passo. Ecco, ti ringrazio perché hai espresso il concetto fondamentale che già era emerso in maniera chiara precedentemente, cioè il discorso è fondamentalmente agire sulla funzione. Quando hai fatto l'esempio per esempio di quel morso aperto, è un problema di funzione. Che poi questo coincida con un miglioramento estetico, naturalmente ci si augura che sia così, però il problema è la funzione. Allora, andiamo avanti adesso, iniziamo a entrare proprio nel tuo settore, quando tu proprio operi, perché i chirurghi maxillofacciali operano, quindi operano di brutto.
brutto. Allora, vediamo cosa succede. Vediamo delle slide. Ecco. Questa è una slide molto semplice per spiegare che cosa significa, nel senso da una mandibola, lower jaw vuol dire mandibola normale, quando è prognatica vuol dire che scivola in avanti. Quindi vedete, se visto che è un ragazzo giovane nel disegno, se un ragazzo ha all'età di 8-10 anni questa mandibola così in avanti, credo che il collega ortodontista deve verificare se è possibile correggere, e in alcuni casi lo è, mi raccomando, con apparecchi, ma è opportuno che inizi già a far vedere il paziente a un chirurgo maxillofacciale per capire negli anni che cosa succede. Andiamo avanti con degli interventi che fanno parte un po' della storia della chirurgia bravo, perché ti maxillofacciale. dicevo, la chirurgia maxillofacciale nasce come specialità in Italia negli anni 70, ma si esercita da centinaia di anni. Questo è uno dei primi tentativi, nemmeno tra i primissimi. Vedete, siamo, se non sbaglio, 101 anni fa a un intervento di come si arretrava la mandibola. Si tagliavano i due condili, è una tecnica che non si fa più, ma questo per far vedere che vedi che la prima slide dice, adesso io non parlo francese perché dice è un intervento semplice, sì, che tanto semplice non è, comunque si parla di 101 anni fa. Soprattutto poi che forse trascura la funzione senza condili mandibolari nel corso degli anni. Chiaro, la funzionalità all'epoca non si guardava. Esatto. Allora andiamo avanti perché tra un po' faremo vedere un video, io ho visto già in anteprima, davvero molto bello, però questa ci serve. Questo è lo schema, è un disegno che tra l'altro mi ha prestato mio padre, quindi di tanti anni fa, in cui si fa vedere quando cerchiamo di spiegare al paziente. Mi dicono, ma cosa fa dottore per tirare indietro la mandibola, taglio un pezzo d'osso? In un certo senso sì, si splitta, cioè facciamo scivolare indietro tutta la parte della mandibola che porta i denti, in modo che, come vedete, da una mandibola in avanti si torna una mandibola in corretta posizione. Interventi ovviamente in anestesia generale. Ok, parleremo anche del dopo intervento, che naturalmente molte persone si stanno chiedendo come può essere. L'ultima slide, prima di passare al video, anche questa è una slide in un certo senso storica che ci hai portato e mi piace che si parli della storia della tua professione. Sì, vuoi perché Guido Stea è mio padre, che fu uno dei primi a fare questi tipi di interventi. Vedete, per chi è di Bologna si ricorderà, il famoso, è un nome che ai bolognesi è abbastanza caro, l'Istituto Beretta di Bologna, dove si facevano questi interventi. Se vedete, adesso in piccolo c'è scritto 1967, quindi quando mi chiedono ma sono tecniche nuove, no, queste sono tecniche che si fanno da tanti anni. Considera Michele che questo intervento praticamente si fa da più di 50 anni, cos'era farlo 50 anni fa e cos'è adesso? Io dico sempre che noi chirurghi adesso abbiamo la vita molto semplificata rispetto a quelle immagini che vedi. Comunque già i risultati erano, diciamo, soddisfacenti. Assolutamente, direi. Infatti parleremo anche del presente, del futuro che è già presente alla fine del secondo blocco, di come poter immaginare degli interventi in maniera computerizzata. Questo è un campo che mi interessa davvero tanto. Allora, a questo punto chiedo per favore alla regia, che chiaramente ci sta seguendo, tu non avevi dubbi su questo? Beh, io sono tranquillo. Con un'attenzione quasi incredibile, di portare avanti il primo video. Il primo video è davvero molto bello, ce l'hai portato e ci fa vedere un pochettino cosa accade. Allora, vediamolo e lo commentiamo. Ecco, per spiegare, Michele, vado a spiegare. Questa è una paziente con una malocclusione, ovvero sia con i denti che combaciano male. Viene messo un apparecchio, poi spiegheremo perché, per amplificare il difetto ma allineare i denti. Questo è l'intervento classico in cui si fa, quello rosso è la sezione dell'osso. Noi arretriamo la mandibola e avanziamo il mascellare superiore per ottenere un buon combaciamento dei denti. Al termine dell'intervento si mettono placchette e viti in titanio per tenere ferma la mandibola e la mascella in nuova posizione e così, come vedi, cambia molto sia la masticazione sia, non so se vogliamo rivedere velocemente, quindi apparecchi per allineare e preparare i denti all'intervento, sezione del chirurgo in cui si arretra la mandibola e contestualmente si avanza la mascella. Quando si ottiene il combaciamento dentario voluto, si fissa nella nuova posizione con placchette e viti in titanio. Ti anticipo la domanda, se non danno fastidio rimangono lì Te la stavo per tutta fare, la vita e non suonano quando vai in aeroporto.
Perfetto, hai risposto alla domanda che stavo per fare, però te ne stavo per fare un'altra. E chiaramente in questo caso è l'esempio più eclatante della collaborazione tra odontoiatra, tra ortodontista in particolar Bravo, modo, ortodontista. perché si sta quasi staccando dall'odontoiatria la branca dell'ortodonzia, forse lo è sempre stata, ma si sta accentuando ancora di più questa differenza, è il chirurgo maxillofacciale. Addirittura direi che in un progetto condiviso tra ortodontista e chirurgo maxillofacciale c'è una prima fase in cui addirittura può essere che il difetto dentale sia accentuato, ma soltanto perché si sa già dove si vuole arrivare, no? Sì, perché ortodonzia è ovvio, cioè è il medico che, se vogliamo parlarci chiaro, che mette gli apparecchi. Sai, c'è un po' di confusione, ho visto a casa, fra odontoiatra, odontotecnico, ortodontista, eccetera. L'ortodonzia è quella branca dell'odontoiatria che con apparecchi ortodontici allinea i denti, questo in maniera molto semplicistica. Considerando che noi dobbiamo spostare delle ossa e i denti devono combaciare, l'allineamento dei denti viene fatto prima, come dicevi tu, quindi i denti devono essere perfettamente allineati, arcata superiore e arcata inferiore, in modo tale che al termine dell'intervento, quando noi spostiamo le ossa, i denti combacino in maniera perfetta. Ovvero, ribalto la cosa, se dovessi operare un paziente di terza classe senza fare un allineamento prima, metto a posto l'osso, ma non sono a posto i denti, ecco perché si fa prima. Certamente. Quindi è un link molto molto stretto, io dico sempre che viene molto bene un intervento se è stata fatta molto bene la preparazione ortodontica, quindi la collaborazione in strettissimi casi vanno portati insieme. Chiarissimo, direi che stiamo esprimendo concetti molto chiari e questo è lo scopo di questa puntata, di questa trasmissione, anzi. Andiamo avanti con i casi, iniziamo a vedere dei prima dopo, no? Questi sono dei prima dopo, vediamo se la regia... Adesso uscirà dal nostro video, quindi perché insomma evidentemente è utile capire anche... Esatto, guarda. Questi sono primi casi, sempre per rispondere a domande, ma da quanto tempo si fanno? Sono casi molto 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 vecchi, si parla di casi di 50 anni fa, in cui si vede c'erano dei limiti alle tecniche, però diciamo che già il risultato, perlomeno a quello che vediamo qui estetico, è soddisfacente. La correzione il prima e il dopo, vedete che si cambia decisamente. Vediamo nella fascia superiore veramente la totale assenza del mento. Questo è un caso storico della chirurgia di Bologna in cui questo profilo, perdonami Michele, ma definiresti forse scimmiesco, che è a sinistra, viene corretto da una prima fase, da un intervento come abbiamo visto prima bimascellare, e dopo il chirurgo plastico, che è il professor Cavina per la precisione, molto conosciuto a Bologna, ha corretto anche il naso, per cui vedete che decisamente è cambiata la ragazza, che adesso sarà, penso, una nonna considerato gli anni passati, e noterai anche l'aspetto psicologico. Tutte queste ragazze che si fanno operare cambiano l'aspetto, cambiano anche la capigliatura, ad esempio. Questo lo vedrai in quasi tutte le mie slide. Sì, c'è un impatto psicologico importantissimo. Molto importante questa considerazione. Allora andiamo avanti ancora con le slide. Prima di fermarci per la prima volta vorrei far vedere qualche caso ancora. Ecco. Questo è il concetto fondamentale. Questo è il concetto fondamentale. Occlusione, che vuol dire combaciamento interdentario, funzione, ovvero masticazione, e ovviamente l'estetica. Questi tre concetti sono strettamente correlati, non puoi scindere l'uno dall'altro. Questo forse è la parte un po' più difficile da spiegare al paziente, Michele, perché il paziente qualche volta entra dicendo: io voglio correggere il profilo. Devi correggere il profilo, ma devi tener conto della funzione e ovviamente del combaciamento interdentario, certo. E scopriamo che dei tentativi per, diciamo così, rendere predicibili questi interventi erano già stati fatti qualche annetto fa da Leonardo. Ecco. Scopri in questa slide che non conoscevo. Scopri questa slide, è molto bello, in cui, perché il concetto del bello, il concetto della funzione, c'è chi l'ha studiato tanti anni fa, vedete, questo è uno studio cefalometrico di Leonardo conservato in Inghilterra, a Windsor Castle, in cui si vede chiaramente la proporzione. Noi dividiamo il volto in terzo superiore, terzo medio, terzo inferiore, bisogna vedere delle proporzioni. Noi non inventiamo niente, Michele, questo anch'io sono affezionata a questa immagine, decisamente. Sì, infatti è davvero molto bella. Te la posso prestare. Grazie, l'avevo già andremo insieme a vedere la Windsor Castle. Infatti, tanto tu ci vai spesso. Sì. Ok, andiamo avanti, vediamo invece degli esseri umani, dopo aver visto degli esami di Leonardo. Esami di Leonardo, questo per far capire che
è evidente che dobbiamo avere delle proporzioni, mentre come vedete le due ragazze al centro sicuramente non hanno una proporzione, noi per cercare di simmetrizzare il volto dobbiamo fare dei, non voglio dire dei conti matematici, comunque fare dei diagrammi, degli schemi e capire, ad esempio vedi la proporzione tra naso e labbro superiore, tra labbro superiore e mento è un rapporto 2/3 e 1/3, quindi Esatto. non possiamo uscire più che tanto da questi canoni. È chiaro che dipende, questa è una bellezza, ripeto, occidentale, tutto diverso quando per esempio operi un paziente che viene dal Giappone, quindi devi seguire in teoria i loro canoni. Evidentemente, Certo. questo concetto è molto interessante, Sì. quindi essere flessibili, adattarsi Sì, ai canoni estetici sì, della persona sì, che sì, naturalmente richiede l'intervento, perché alcune cose si fanno da tanto tempo, pensiamo alle classiche ortopantomografie o le proiezioni Certo. laterali, qui abbiamo qualche esempio, ma gli esami diagnostici attuali consentono degli Sì. sviluppi incredibili, Incredibili, soprattutto anche, adesso- come vedremo dopo, con Bravo. la computer guidata. Sicuramente, adesso è cambiato molto, ripeto, per noi chirurghi adesso è molto più semplice, più difficile sbagliare, siamo umani, sbagliamo anche noi, mi raccomando, però è molto, il computer ci ha aiutato molto, la tecnologia 3D, assolutamente sì, non si va più a occhio, ecco lo vedi, la cefalometria, che significa dal greco misura della testa, perché dobbiamo misurare dov'è la mandibola, dov'è il mascellare, le proporzioni col cranio. Tu Michele, questo è campo tuo, lo sai, penso notti perse a fare questi tracciati, prima a mano, poi il computer. Adesso il computer ci aiuta tantissimo, vedete la differenza e inizia a vedere come oltre lo scheletro noi possiamo vedere il volto, quindi possiamo capire cosa può cambiare spostando le ossa a livello del volto. E anche la simulazione chirurgica dell'intervento. Prima si faceva, io mi ricordo ancora, i primi interventi si facevano ritagliando le foto proprie del paziente, adesso lavori al computer, assolutamente sì. Allora, vedremo anche un video nella seconda Sì. parte di questa cosa e quindi ti ringrazio anche di aver portato alla mia memoria questi esami cefalometrici che 25 Stanotte anni tornerai fa, a fare. Se trovo addirittura i fogli vorrei recuperare I li fogli di stessi. acetato. Ah, esattamente, acetato con queste matite, con questi righelli e si andava a fare questi esami cefalometrici, cose che appartengono davvero al mio passato, 30 anni fa, quindi diciamo il tempo passa. Allora, ci fermiamo per la prima volta insieme al dottor Stefano Stea. Caro Stefano, ti ringrazio per la Grazie a te. velocità, la disinvoltura e la chiarezza dei concetti, quindi andremo subito alla seconda parte nella quale anticipo faremo vedere molti casi di prima dopo perché come dicevamo prima la televisione stimola il senso visivo e quindi evidentemente è opportuno che noi vediamo cosa può accadere dopo un intervento di questo tipo. Ci sono molti casi, il dottor Stea ne ha portati molti, li vedremo nel secondo blocco, ma ci fermiamo. Sì. Come sai questo è un programma di medicina e di informazione sanitaria ma anche di musica, siamo profondamente convinti infatti che la musica faccia bene allo spirito, al corpo insieme, quindi tutte e due le cose ci occupiamo settimanalmente e da oggi una nuova rubrica. Oggi tu assisti a questa nuova rubrica. Siamo appassionati, lo sapete, di jazz, soul, blues e quindi quasi sempre andiamo a scovare degli artisti però comunque molto conosciuti. La nuova rubrica è questa. In questi miei viaggi prevalentemente notturni sulla rete trovo delle persone che secondo me hanno davvero un talento incredibile, sapete che si fanno dei video in casa, in queste camerette di notte. Alcuni di loro sono diventati grandi cantanti, mi è capitato di conoscerne una. Io su questa persona penso di poter scommettere veramente delle capacità incredibili, guarda caso sono andato a cercare e ho visto che sta diventando una cantante molto promettente. Lei si chiama Brittany Butler e ci dà una versione casalinga domestica della sua camera da letto, però diventerà davvero una grande cantante di un brano di una artista, Amy Winehouse, che ci mancherà per sempre, che interpreta Girls from Ipanema, una canzone storica della bossa nova di Antonio Carlos Jobim. A tra poco. Bentornati sempre su Salutando, abbiamo sentito questa cantante dalla quale prego voi tutti di segnare il nome, si chiama Brittany Butler, in questa sua interpretazione nella camera da letto. Per me diventare una cantante importante, davvero a me questa interpretazione è piaciuta molto e replica in maniera molto fedele la classica versione di Amy Winehouse, che ripeto, cantante straordinaria, che non finirà mai di mancarci. Volevi, caro Stefano, fare un commento sulla musica? Sì, guarda, ti consiglio, ci sono 4 ragazzotti che secondo me verranno fuori molto bene, ti consiglio di andare, suonano in un posto a Liverpool che si chiama Cavern, si chiamano John, Paul, George e Ringo e se tu vai a sentirli, secondo me avranno un successo planetario e rivoluzioneranno la musica. Guarda, io ci provo, penso che possiamo fare nel caso ti posso mettere sotto contratto se andiamo insieme. Devi. Potrei mettere sotto contratto. C'è un certo Brian che li ha presi sotto braccio, però se noi andiamo forse ce la facciamo. Ok, magari avere una macchina del tempo. Allora, Magari. andiamo avanti con questi casi clinici. Abbiamo anticipato, abbiamo spiegato un po' cos'è la chirurgia maxillofacciale, cos'è la chirurgia ortognatica che si esplica soprattutto
soprattutto nei casi di prognatismo, e adesso vediamo proprio dei casi clinici come avevamo detto che avremmo fatto. Chiediamo quindi pertanto alla regia di mandare slide e al dottor Sea di commentare ciò che noi vediamo. Quindi questa appunto è una slide di terza classe, prognatismo avanzato. Questi che vedete sono tutti interventi in cui, ti ringrazio della slide Michele, abbiamo parlato fino adesso di mandibola che arretra. Sì, vedete, è una mandibola che arretra, ma è anche il mascellare superiore, cioè i denti arcati superiori che devono avanzare. Ecco perché si parla di intervento bimascellare o combinato, quindi la mandibola indietro e il mascellare superiore in avanti. E infatti se passi alla slide successiva vedi la correzione in cui si dovrebbe far vedere. Andiamo avanti con le slide. La domanda che potrei farti è, abbiamo visto nello schema, si potranno chiedere da casa, per arretrare si taglia. Per arretrare usiamo un termine molto così semplice, taglio delle parti mandibola. Per avanzare come si fa ad aggiungere? Per avanzare si potrebbe chiedere qualcuno. Si taglia la parte superiore e si avanza in blocco la parte, noi diciamo in gergo dentata, quella che porta i denti. Vedi che infatti cambia decisamente soprattutto una parte delicata che è l'angolo, quest'angolo che noi chiamiamo naso-labiale. Adesso diciamo che questo è un profilo decisamente, lo vogliamo chiamare accettabile, normale, soprattutto deve piacere al paziente. Credo che questo sia un profilo che io definirei armonico. Assolutamente. Armonico. Continuiamo ad andare avanti perché adesso ci saranno davvero tanti casi. Altro caso di una ragazza, vedete, con questo mento prominente importante, e lì si vede bene cosa vuol dire la masticazione inversa, quindi vedete la parte superiore è indietro rispetto all'inferiore. Vedete già tutti i pazienti con gli apparecchi perché l'apparecchio è stato montato, ha allineato i denti, quindi ricordiamoci, prima 9 volte su 10 si portano apparecchi, e ti devo dire Michele che questo è il lato negativo perché i ragazzi non amano portare gli apparecchi, comunque vanno portati e dopo si fa l'intervento per avere i risultati che vediamo dalla slide successiva. Sicuramente qualcuno da casa si starà chiedendo, dopo aver fatto l'intervento l'apparecchio può essere tolto subito o c'è un periodo in cui qualche mese di contenzione. Hai visto in questo caso cambio di capigliatura ovviamente e sicuramente abbiamo un profilo già migliore e il combaciamento dentario che definiremmo corretto. Normo-occluso se vuoi, ma a me piace poco parlare in gergo medichese, occlusione o masticazione corretta. Vediamo adesso la slide successiva che ci fa apprezzare, ancora meglio. Un pre e un post, vedi la diciamo, notevole differenza. Questo è stato fatto un intervento bimascellare. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Altro caso qui, come vedi Michele, c'è, e vedete da casa, una laterodeviazione mandibolare, ovvero la punta del mento è deviata, è tutta la mandibola che è deviata, è in avanti e deviata. Esatto. E questo è il dopo intervento, vedi, quindi il primo risultato è quello di avere una mandibola più centrata, quindi questa ragazza non ha più il mento deviato, ha una mandibola dritta. È ovvio che va da sé, ne cambia anche il profilo, vedi, noi quando facciamo le foto del paziente facciamo le foto di fronte, di lato e di 3/4 perché è molto importante l'ovale del viso. Adesso per motivi di privacy abbiamo dovuto mettere questa specie di occhialini neri, però ecco è questo per i colleghi odontoiatri a casa, il combattimento dei denti adesso direi soddisfacente, ti piace l'espressione? Assolutamente, mi piace molto. E ti chiedo una cosa a questo punto, i tempi prima di andare avanti con gli altri casi, i tempi di recupero di un intervento di questo tipo, quali sono? Dopo l'intervento bisogna avere delle precauzioni particolari rispetto all'alimentazione, alla propria funzione, come funziona? Il primo mese è il mese un po' più difficile, diciamo così, perché ovviamente un'alimentazione forzatamente liquida. Perché ti spiego, quando noi, se dovessimo operare una gamba, per esempio, potremmo poi ingessare una gamba, tanto per dire, o dovendo operare il volto non possiamo ingessare il volto, quindi per evitare il movimento, a parte le placche e le viti, mettiamo per qualche settimana dei piccoli elastici tesi tra gli apparecchi che tengono la bocca chiusa. E quindi ti anticipo la domanda, come si mangia? Tramite cannuccia liquido. Il che poi è un innegabile vantaggio sul peso, le ragazze sono molto contente generalmente perché facilmente si perdono 3-4 kg di peso. Quindi quello si riesce a parlare a denti stretti, se ci provi ci riesci perfettamente, però l'alimentazione è ovviamente liquida, questo sì, il primo mese. Perfetto, andiamo avanti ancora, delle immagini prima o dopo che ci piacciono davvero tanto, perché ci fanno capire esattamente come i risultati che può raggiungere questo tipo di chirurgia.
Ecco, questo è un morso aperto, lo vedi che c'è l'incompetenza labiale, ovvero Esatto. le labbra che non riescono a chiudere perché la mandibola non riesce. Quindi questo ragazzo è così, chiaro che qui c'è un problema sia funzionale che estetico, ecco. Quindi potete da soli capire come la masticazione così sia gravemente compromessa. Già con l'apparecchio queste sono le fasi prima della chirurgia, cioè i denti sono tutti non dritti per essere esteticamente belli, ma dritti perché devono combaciare dopo la chirurgia. Diciamo anche che un aspetto, volevo chiederti questo, magari questi tipi di occlusioni così spinte, questi morsi così aperti, magari portano anche a quella che si chiama un'incompetenza labiale, Certo. l'incapacità di chiudere le labbra, e Sicuro. quindi spesso di avere magari respirazione notturna con la Respirazione. bocca, e quindi sappiamo che chi Esatto. respira più con la bocca le mucose si seccano Sì. più facilmente e c'è più la possibilità di avere delle carie dentali. Assolutamente sì, questo è un altro problema di fonazione. Esattamente. È un altro problema che sfioriamo, ma come sai, se il combaciamento dei denti non è perfetto, si possono avere dei problemi all'articolazione temporomandibolare e di conseguenza scendere tutta la postura. Quindi la domanda, posso avere mal di schiena perché ho un combaciamento dentario? È molto delicata la risposta, in parte sì. Non è che passa il mal di schiena se correggiamo la masticazione, ma sicuramente una masticazione corretta aiuta una postura. Certamente, questa è una domanda, è una risposta molto sensata, perché sì, spesso i pazienti chiedono questo, no? Oppure un'occlusione sbagliata, se la mettiamo a posto mi passerà il mal di schiena, diciamo non si può Non si può dire così come ma le certamente certo. avere un'occlusione ideale è meglio che non Assolutamente averla, sì. diciamo molto, Infatti catalaniana. esatto, un posturologo, oltre che a guardare la schiena, a guardare il bacino, guarda generalmente com'è il combaciamento dei denti. Esattamente. Andiamo avanti ancora con le slide. Abbiamo visto quindi questa questo situazione ragazzo ripristinata, corretta, vediamo. corretto sulla destra, questa è la solita foto di tre quarti in cui si vede che c'è correzione. una competenza labiale direi buona. Assolutamente. E soprattutto questo è il risultato più eclatante, in cui Eccezionale. c'è un combaciamento dei denti accettabile, diciamo così. Assolutamente sì, assolutamente sì. Apro e chiudo una parentesi prima di sviluppare quest'altro caso. Si parla molto, vengo da pochi giorni fa da un congresso nel quale si parlava per esempio del fatto che la crisi economica, che comunque il termine crisi fa pensare a qualcosa di passeggero, invece forse è qualcosa di più strutturato, Certo. sta in un certo senso allontanando un po' le persone negli ultimi anni dalle prestazioni odontoiatriche e soprattutto dalle prestazioni di ortodonzia. Certo. Dobbiamo ricordare, e su questo bisognerebbe fare un grande sforzo, che i risultati della prevenzione negli ultimi 20 anni si vedono adesso, ci sono delle bocche sane. E fare dei passi indietro è una cosa davvero molto, molto problematica. Sì. E come la vedi tu questa situazione? È una situazione, guarda, potremmo aprire un grosso capitolo. L'odontoiatria è sempre stata, nei tempi indietro io mi ricordo che ad esempio lo Stato aveva un'attenzione particolare per l'odontoiatria, tu ti ricorderai Michele che il Beretta era convenzionato col sistema sanitario nazionale, poi con la crisi dello Stato, l'odontoiatria è scivolata a essere prettamente privata e ciò ha portato a delle grosse problematiche. Se tu pensi che questi interventi, ad esempio, il paziente mi chiede sempre, sono passibili di accreditamento col sistema sanitario nazionale? Certo che sì, si possono fare col sistema sanitario nazionale, paradossalmente la parte chirurgica sì, la parte ortodontica non più, quindi questo crea un grosso problema. Insomma. Esattamente. Quindi sarebbe da aprire, infatti c'è stato no, poi no. bisogna stare molto attenti a questo no. passaggio. Certo. Come no, ci sono diverse proposte in questo senso che sono tutte quante molto interessanti, come per esempio una maggiore possibilità di detrarre alcuni tipi Certo, di spese odontoiatriche, in particolar modo ortodontiche, in modo da favorire, visto che il sistema sanitario nazionale passa poco, diciamo questo poco, eufemismo, sì. questo tipo di prestazioni. Ok, speriamo e vedremo per tutti noi. Andiamo avanti ancora con le slide. Ecco, questa ragazza che è stesso problema, qui vedete non è tanto un problema perché se vedete la ragazza di fronte di estetica quanto di malocclusione, aveva questo morso aperto e lei è venuta non tanto per estetica quanto per correzione della funzione. E quindi a noi piace decisamente di più perché è una ragazza molto preparata. Vedete che non è drammaticamente cambiata, anzi è solo perfezionata, ma è soprattutto l'occlusione che le permette una migliore masticazione. Vedete che di fronte non ci se ne accorge molto, ha sempre avuto questo sorriso, è una ragazza che sorrideva sempre, quindi
con questo diciamo che abbiamo È un'altra risolto, cosa, è comunque almeno un'altra cosa. parzialmente, sì. Non ha cambiato capigliatura, infatti ho notato, Infatti, è rimasta sì, tale è quale, uguale. era contenta del suo profilo. Infatti, da quando me l'hai È fatto l'unica. notare ogni slide notavo il cambiamento Sì, dell'acconciatura. anch'io diciamo. potessi mi farei i capelli gialli. Perché no? Allora, andiamo avanti. C'è qualcuno che li disegna anche. Andiamo avanti. Ecco, vedi, qui introduciamo quelle che sembrano foto normali, qui introduciamo il discorso del 3D. Cioè ogni volta che noi operiamo un paziente, facciamo prima uno studio in 3D, quelle foto sopra sono degli scanner del volto, sono fatte con una macchina particolare in 3D e quelle sotto sono delle foto tradizionali. Quindi già da qui capisci come possiamo studiare. Ecco, vedi tutte quelle mandibole colorate, rosse, eccetera, vuol dire che come noi possiamo operare? Prima operiamo, dico sempre, operiamo con il computer, operiamo lo scheletro del paziente. Vedi la parte verde è il mascellare superiore che si può mobilizzare, la parte gialla è la mandibola e la parte rossa è il mento. Chirurgia del mascellare superiore, le fortune in gergo, vuol dire spostare la parte superiore. La chirurgia della mandibola non ha bisogno di spiegazioni, cioè si sposta la mandibola. La più frequente è la combinata mascellare superiore più mandibola, l'intervento bimascellare. Allora, a questo punto, prima di andare avanti con queste slide, Sì. fermiamoci un attimo, chiediamo un grande sforzo alla regia di proporre il secondo video che tu ci hai Va bene. portato, quello che ci fa vedere, ci Sicuramente. simula questa rivoluzione in un certo senso, Sì. cioè che parte però, dobbiamo ricordare, dai metodi di indagine Certo. radiologica. L'ATAC, addirittura l'ATAC con alcune caratteristiche tecniche che non stiamo qui a spiegare, permette a voi di fare queste simulazioni. Questa è stata davvero la svolta. Facciamo vedere il secondo video, nel quale ecco, si spiega un po'. Siamo il paziente pronto, diciamo, a un mese dall'intervento, quindi la prima cosa che si fa è dobbiamo capire le ossa in che posizione sono. Quindi si fa, questo è un attacco in 3D, quindi nessun problema di claustrofobia, e come vedi Michele abbiamo l'osso del paziente. Questo piace moltissimo, non più quelle terribili impronte, ma la scannerizzazione intraorale, quindi abbiamo al computer la dentatura. Queste sono le foto che vi dicevo prima, si chiama scanner del viso, e poi si iniziano a unire foto mapped to 3D scan, vuol dire che vengono unite le foto ai denti, alle ossa, e si inizia, come vedete da queste immagini, a fare i conti, cioè a vedere dove le ossa sul computer. Quindi se ti piace l'espressione, operiamo con il computer. E così disegniamo anche dove tagliare esattamente la mandibola, vedi com'è più semplice, possiamo simulare, vedi con questa immagine, come si sposta la mandibola e il mascellare, come di conseguenza si potrebbe avere un profilo diverso. Poi non è finito qui, ovviamente visto che decidiamo di spostare di qualche millimetro o anche più, anche centimetri certe volte le ossa, non si può poi misurare con un righello, facciamo una guida chirurgica che noi chiamiamo in gergo splint chirurgico, che ci permette di avanzare o spostare le ossa nella posizione voluta al computer. Questo è lo splint posizionato nella posizione nuova, come abbiamo visto prima le placche e le viti. Sezione della mandibola viene spostato sempre sulla base di questa guida chirurgica e poi nella nuova posizione le placchette e le viti. Esattamente, così, questo è titanio, assolutamente biocompatibili, quindi non danno problemi. E quindi evidentemente alla fine anche qui il risultato che fanno vedere è che cambia la masticazione, cambia l'estetica del volto, quindi come vedi siamo aiutati tantissimo dalla nuova tecnologia, non si può più, 2018, andare a occhio o ritagliare delle fotografie. Assolutamente, davvero molto entusiasmante. A questo punto anticipo che tra 2 settimane parleremo di queste possibilità così, diciamo così, di previsione chirurgica proprio in campo odontoiatrico. Verrà Marco Rinaldi, caro nostro amico, Marco, che sì. è stato uno dei pionieri della implantologia computer guidata, che più o meno si muove su questa Si strada. muove su questa linea. Quindi simulare di arrivare in sala operatoria con un progetto già fatto dal computer che viene in un certo senso guidato da mascherine, da dime, da tutto quello che si è in grado di avere per fare in modo che la mano dell'operatore possa commettere meno sbagli possibili. Ridurre È davvero molto interessante. Molto interessante. Ti ringrazio molto e so che tu bisogna, diciamo, certamente seguire l'onda, ma anche essere istintivamente appassionati di tecnologia, e tu probabilmente hai questa capacità da sempre, perché insomma non è facile. Mi è sempre piaciuto, no? Abituarsi è un po' difficile, però non puoi rimanere indietro, Certamente. perché assolutamente non puoi.
Certamente, andiamo ancora avanti con i casi clinici, ora sì lo possiamo riproporre, l'altro caso su cui E questo è un fermati. caso che abbiamo fatto tutto in 3D tra i primi casi, oltretutto accelera notevolmente la cosa. Era la slide, se non sbaglio, Eccola qui, quindi foto adesso velocemente faccio vedere foto in 3D. Esatto. Per avere l'idea del volto, questa era la masticazione del paziente, come vedete decisamente morso inverso, senza ombra di dubbio. Questo è un uomo d'affari, aveva fretta di fare tutti i suoi interventi. Di fare affari. Di affari. Di ricominciare a fare affari. Il combaciamento dentario risolto, non risolto ovviamente, ma solo preparato ortodonticamente per l'intervento. Certo. Questo è il preoperatorio. Se notate è peggiorato il difetto per così dire, per poi dopo durante l'intervento in un colpo solo. Ecco la progettazione, questa è la progettazione al computer, quindi quando siamo andati in sala operatoria abbiamo seguito fedelmente la progettazione. E quindi il pre e il post. Qui sia a noi che al paziente interessava la masticazione più che il profilo. Non aveva, vedete, un deficit di profilo, un problema di profilo, quanto di masticazione. E questo è sempre pre e post, vedete la decisa differenza nel combaciamento interdentario. Lui era soddisfatto, noi pure, è tornato a lavoro molto in fretta, addirittura andava in giro per l'Europa con la sua bocca legata con gli elastici, ma non si è fermato un secondo, quindi per rispondere alla tua domanda, quanto si sta fermi? Un mesetto o anche meno. Ecco, noi ci avvaliamo di tutto questo... tutto quello che ci dà la tecnologia, CBCT che vuol dire una TAC Dental Scan, l'Ora Scanner che adesso Michele è un guaio perché i tuoi pazienti diranno non voglio più le impronte ma voglio lo scanner. Mi stai rovinando la vita. Ti sto rovinando la vita, il software 3D per studiare e la stampante 3D che ci serve per quei modellini oramai alla portata di tutti. Insomma. Io dico sempre il passo successivo sarà un robot che opera al posto nostro e il problema è totalmente risolto. E con simulazione chirurgica, sì, effettivamente questo passo che hai fatto vedere sì, non ci rovina la vita, invece ci piace, è lo scanner intraorale, insomma anche in odontoiatria, semplicemente per fare dell'impronta si sta naturalmente diffondendo molto. E si abbatteranno anche i costi, adesso sono molto costosi. Sono davvero proibitivi, bisogna dire che però ci vuole anche una curva di apprendimento, io da un po' di mesi sto adottando questa tecnica e devo dire che una curva di apprendimento serve, ma davvero poi entusiasmante. Pensate, ve lo dico perché poi ne parliamo tra 2 settimane, la possibilità per esempio di far viaggiare le impronte fatte con lo scanner attraverso la rete, come diventano dei file normali, quindi trasferire al laboratorio a un collega, è davvero molto entusiasmante questo tipo di attività che faremo vedere credo tra 2 settimane. Allora, caro Stefano, siamo arrivati alla conclusione, io ti ringrazio veramente di tutte le cose che ci hai detto, la chiarezza e la disinvoltura con le quali le hai spiegate. Vorrei però tornare sulla domanda che dell'inizio. Non ti sei dimenticato. Non mi sono dimenticato, allora non te la faccio nemmeno, rispondimi tu da solo. Sulla Brexit. Esatto. Guarda, vivendo anche in Inghilterra, per ora non la senti la cosiddetta Brexit. Sono tutti preoccupati, ma nessuno sa esattamente che cosa accadrà. Al momento il loro sistema sanitario nazionale funziona anche bene, come ben sai noi come sistema sanitario nazionale abbiamo copiato molto da loro NHS. Guarda, anzi è anche un vanto, qui in Italia il sistema sanitario nazionale funziona qualitativamente molto bene, cioè la nostra qualità è indiscusso. Il problema sono, come sai, sfondo a porte aperte, i tempi di attesa. Da loro i tempi di attesa sono decisamente più corti e il sistema sanitario nazionale copre anche ad esempio le cure odontoiatriche, quindi questa è la grande differenza. Non so quanto il sistema regge, è molto costoso, questo sicuramente, come il nostro d'altronde, come sai, però per ora ancora il sistema là funziona, bisognerebbe studiarlo secondo me un pochino meglio. Ti faccio un esempio velocissimo, da noi c'è la tendenza che io contesto a chiudere gli ospedali pubblici e quindi il paziente, soprattutto il paziente anziano o disabile, si deve magari spostare perché vengono chiusi gli ospedali. Il loro motto è patient first, cioè il paziente viene prima. Quindi io quando ero consulente lavoravo in 3 ospedali, quelli piccoli, a distanza di 100 km l'uno dall'altra. Quindi si sposta il medico, si sposta l'infermiere, ma l'ospedale, il presidio rimane aperto. Questo secondo me ti dà l'idea di come sia diverso. Tutto qui. Chiarissimo, ti ringrazio molto e diciamo la cosa che tu hai omesso per modestia e che io aggiungo è che chiaramente le professionalità italiane, soprattutto come quella come la tua, sono molto riconosciute e apprezzate e questo deve davvero farci
dice di far essere orgogliosi, insomma, che Certo. professionisti come anche te, come Sì. il dottor Stea, sia questo richiesto, sia richiesto e soprattutto noi non ti lasceremo mai andare via, quindi rassegnati. Non lo che so, ogni su tanto, questo non lo so, no, diciamo... devi stare qua. Diciamo sta- Stai qua con noi. Allora, io personalmente, tutti noi credo ringraziamo il dottor Stefano Stea, ripeto, chirurgo maxillofacciale presso Villalba Hospital, il gruppo GVM in genere, quindi che ci ha spiegato innanzitutto cos'è la chirurgia maxillofacciale, ci ha fatto vedere tanti casi di chirurgia ortognatica che, ripeto, tende a coniugare la funzione con l'estetica, e questo era un concetto alla quale è l'occlusione, al quale tenevamo molto ed è venuto fuori. Chiudiamo come al solito con la musica, ricordandovi che tra un po' di settimane il tema dei denti, dell'occlusione andremo avanti, perché ci piacerà molto farvi vedere come si può fare l'implantologia computer guidata, proprio come diceva il dottor Stea alla fine. Chiudiamo come al solito con la musica fa parte del nostro programma, abbiamo proposto alla fine del primo blocco una cantante che per me era un talento, può darsi che diventerà una grande cantante, non lo sappiamo, glielo auguriamo di uscire da quella camera da letto e di poter cantare davanti a migliaia di persone, ma sicuramente una persona che c'era riuscita era Dinah Washington, cantante soul, jazz, che aveva nel suo DNA questo tipo di canto e era assolutamente, apprezzava assolutamente Billie Holiday, che noi sapete vi proponiamo spessissimo, e quindi un pezzo storico di Billie Holiday, All of Me, con questo pezzo chiudiamo, interpretato da Dinah Washington in questo video da me davvero molto bello, in cui si vedono delle persone ballare, ascoltare Dinah Washington che canta, e con questa musica meravigliosa Michele Cassetta vi dà l'appuntamento la prossima volta. Grazie di averci sentito.